Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Nel video di oggi recensisco il Vostok Entry Level del catalogo di Meranom.com, il primo prezzo più basso disponibile sul sito. L'ho comprato grazie ad un credito maturato con le vostre affiliazioni proprio su Meranom, quindi oltre agli altri due che avete già visto e le cui recensioni vi lascio comunque in descrizione, voglio che il mio servizio risulti più completo possibile, prendendo appunto in esame anche un entry level. Il mio obiettivo è di rendervi il più autonomi possibile nella scelta del vostro orologio, di quello che quindi si adatta di più alle vostre esigenze. Perciò presento varie fasce di prezzo e oggi siamo su quella più bassa. Vi anticipo che arriverà anche un video di gruppo in cui vedremo tutti insieme i 4 orologi che ho recensito ultimamente per valutarne le differenze. Inoltre, come ormai sapete, compro questi orologi grazie a voi e proprio a voi voglio rigirare il favore, ma di questo ne parliamo fra un po'. Andiamo invece adesso alla recensione. Come avete visto nel titolo, la referenza di questo comandischi è la 431744. La cassa misura circa 39 mm di diametro con uno spessore di 9 mm, un lag to lag di circa 46 e anse da 18 mm. Il materiale di cui è composta questa cassa è ottone cromato. La corona a vite, leggermente bombata, è protetta da 2 spallette. Nonostante le sue dimensioni ridotte, ha un buon grip ed è facile da girare. Da notare il particolare delle spallette che sembrano mantenere la linea con un ipotetico cerchio delineato anche sulle anse. Il fondello è in acciaio, ha impresso l'emblema russo con l'aquila a 2 teste ed è fissato grazie ad un anello a vite e il vetro è un plexi bombato. L'orologio è dichiarato water resistant per 20 metri, ma dato il materiale della cassa e le caratteristiche tecniche, io penso sia meglio evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Il movimento di riferimento è il 2414A, un meccanico 17 rubini a carica manuale con riserva di carica di 36 ore. Questo movimento è il più basico della gamma Vostok moderna, ma risulta comunque affidabile nella sua semplicità. E ora vi stupisco, ha anche lo scatto rapido della data. Non è un vero scatto rapido, mi avete fatto notare in maniera giusta in qualche altro mio video che io descrivo come scatto rapido quello che in realtà non è un reale meccanismo di scatto rapido. Fatto sta che è comunque un modo per far girare un po' più velocemente il disco della data senza dover fare ogni volta il giro completo delle lancette. Per azionarlo, come sempre, basta superare la mezzanotte, poi far tornare le lancette indietro di qualche ora e poi riportarle ancora dopo la mezzanotte, facendo quindi scattare ogni volta il numerino della data. Passiamo adesso al quadrante. Dovendo fare un acquisto finalizzato solo alla recensione, ho voluto comunque scegliere l'orologio secondo i miei criteri abituali. Ho quindi evitato stemmi e disegni particolari sul quadrante, preferendo un colore scuro abbastanza uniforme e con questo motivo pentagonale più chiaro che incornicia in qualche modo il logo e la scritta Comandischi 17 rubini. I numeri sono stampati argentati e l'unica cosa che troviamo di rosso è la stella a ore 12. All'estremità esterna del dial troviamo una fascia più chiara con le tacche dei minuti, le lancette sono normalissime, cromate e con anima luminosa, la luminosità dell'orologio è affidata oltre che alle lancette anche ai punti in corrispondenza degli indici sul quadrante. La ghiera è quella che comunemente definiamo a posacenere, cromata e tutto sommato abbastanza standard. Questo orologio viene fornito con un cinturino in pelle di bassa qualità, possiamo vederlo, non ha marchi o riferimenti di nessun genere. La confezione che accompagna l'orologio l'avete già vista nel video dell'unboxing, non è nulla di che, uno scatolino di cartone, anzi direi di cartoncino, con all'interno un supporto sempre di cartoncino. I Vostok in genere non si distinguono per chissà quale corredo di vendita, però tutto rimane assolutamente in linea con la filosofia di proporre orologi con le migliori caratteristiche possibili per fascia di prezzo, quindi magari si concentrano più sull'orologio che sul confezionamento. Con ciò mi ricollego anche alla questione del prezzo, perché questo orologio nello specifico su Meranom.com ha un prezzo di listino di $43, però viene proposto molto spesso in offerta a $39,90.
Ora non voglio tirare in ballo il rapporto qualità-prezzo, è inutile parlarne tutte le volte, vi ripeto, arriverà un video confronto fra 4 orologi su diverse fasce di prezzo. In quella sede potremo capire realmente gli upgrade che Meranom propone in base al costo degli orologi. Per questo comandischi entry level voglio solo dire che stiamo parlando di cifre davvero simboliche. $40 saranno circa 37 euro, virgola più, virgola meno. Beh, comunque per questo prezzo si può comprare un orologio sicuramente bello esteticamente, o almeno sto riscontrando che questi modelli incontrano i gusti di tante persone, e comunque scegliere fra una serie enorme di quadranti con colori diversi, disegni, stemmi, eccetera. Certo, non si può pretendere un sub 200 metri, per esempio, non si può pretendere un movimento con carica automatica, ma quindi fermarsi proprio appunto sull'entry level, che comunque io non sottovaluterei. Sul cinturino magari vi consiglio di cambiarlo, ecco tutto, ma nel complesso si parla di un prezzo veramente imbattibile. Fra l'altro devo dire che da questo preciso momento l'orologio che state vedendo in video è ufficialmente in vendita per 26,02 €, quindi 26,02 €, spedizione inclusa, sono circa 10-12 euro in meno rispetto al prezzo finale di Meranom comprensivo di offerta, e sapete cosa fare, quindi mi raccomando. Se invece siete in ritardo ma volete comunque comprare questo orologio, vi lascio il link affiliato in descrizione. Vi ricordo di usare il codice INSALATA in fase di checkout e che questo codice non funziona se comprate orologi già messi in offerta, quindi verificate. Come vi dicevo, questi modelli entry level sono spesso già in offerta, ma casomai doveste trovarli a prezzo pieno, inserendo il codice avreste comunque il 5% di sconto. Vi ricordo anche che Meranom offre la spedizione gratuita per ordini che superano i $70, quindi magari potete pensare di sceglierne 2 modelli diversi fra quelli meno costosi per raggiungere appunto questa soglia, e c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Che cos'altro dire su questo orologio? Io penso che sia tutto, ma se avete domande naturalmente potete scrivermi nei commenti. Vi annuncio in questa sede che, come avete visto, ho recensito 4 modelli contemporanei di Meranom, il Neptune che rimane nella mia collezione, più altri 3 presi solo per potervene parlare, per arricchire quindi il canale di contenuti. Perciò mi sto organizzando per fare un nuovo ordine, presumibilmente farò l'acquisto a settembre, contando di ricevere gli orologi entro la metà di ottobre, e poi riproporvi gli unboxing e le recensioni come ho fatto in questa prima tornata. Quindi abbiamo ancora un mesetto di tempo. Se volete, intanto suggeritemi qualche referenza che volete farmi testare, tanto ormai lo sapete, dopo le recensioni rivenderò gli orologi a uno di voi. Sia chiaro che, a parte il Neptune, questi orologi li ho comprati grazie alla vostra partecipazione alle affiliazioni, e rivendendo i primi 3 orologi di fatto finanzio l'acquisto dei successivi, senza mai guadagnare, ma di fatto vendendo a un prezzo inferiore rispetto all'acquisto. Il mio interesse è quello di far crescere questa community, e pare che il piano stia in qualche modo funzionando. Quindi ragazzi, intanto complimenti a chi è stato così veloce da comprare questo orologio ad un prezzo veramente stracciatissimo. Per gli altri l'invito è quello di riprovarci la prossima volta. Io invece per oggi vi saluto, lasciandovi il consueto appuntamento con il prossimo video del giovedì. Ciao!